Questa è una panoramica dei pezzi da pulire, che sono tanti. Come vedete, rispetto a prima non c'è paragone, perché era veramente messa malissimo. Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi faremo un video sulla pulizia delle schede elettroniche che mi avete richiesto in tanti, e particolarmente su come si pulisce il materiale con la pulitrice a ultrasuoni. Ci fa anche la rima, perché tanti mi hanno chiesto come si usa, che liquidi usare, cosa uso, come faccio. Tra parentesi, è cascata la cosa a fagiolo perché Vevor ha mandato un prodotto, diciamo, da testare, proprio una pulitrice a ultrasuoni. Così la guardiamo insieme e vediamo come usarla al meglio. La scarteremo insieme, guardiamo come è fatta anche dentro, però velocemente, perché ci concentreremo più che altro sull'uso diciamo, dell'apparecchiatura, non tanto come è fatta elettronicamente, anche se ve la farò vedere dentro. Un video più tecnico su come è fatta dentro e come funziona l'ha già fatto Pier, ci siamo anche sentiti fra parentesi. È cascato che abbiamo deciso di fare un video sulle pulitrici a ultrasuono nello stesso periodo. Comunque il mio video sarà incentrato più che altro proprio sulla pulizia, su come pulire appunto le schede elettroniche, cosa ci si può pulire, cosa non ci si può pulire. Ho lasciato da parte tanti pezzi sporchi proprio in previsione di un video sulla pulizia che volevo farli, e ora guardiamo insieme come pulirli al meglio. Ma prima di tutto apriamo la scatola della macchina. Non ho proprio un tavolo adatto per fare l'unboxing, comunque vediamo un attimino cosa c'è dentro. C'è il coperchio con la sua pellicolina che poi andrà rimossa per proteggere l'acciaio inossidabile. C'è il tubucino da attaccare allo scarico, un librettino delle istruzioni in inglese che poi si può vedere magari anche in dettaglio, vediamo un attimino. Cavettino d'alimentazione, ovviamente. C'è anche è rimasto attaccato, c'è anche un piccolo cestellino per le cose piccole, per non perderle durante il lavaggio, il portagomma per il rubinetto e ovviamente il cestello. Allora, come prima cosa darei un'occhiata sul PC a come funziona la macchina ultrasuoni. Allora, brevemente vediamo il principio, diciamo, di funzionamento di una pulitrice ultrasuoni, per chi non lo sapesse. Questa è la vasca, ora ingrandisco un attimino. Allora, questa è la vasca disegnata schematicamente. Da questa parte c'è la resistenza, perché la pulitrice ultrasuoni scalda anche l'acqua. Nella realtà la resistenza è posta in questo punto, però mi tornava meglio metterla qua. Qui ci sono i trasduttori piezoelettrici che genereranno gli ultrasuoni per la pulizia. Nella pulitrice a ultrasuoni funzionano più o meno con lo stesso sistema che usano per togliere i calcoli, diciamo, alle persone dai reni. Le polverizzano, e questi qui vengono sparate delle onde ultrasoniche che battono, diciamo, nel prodotto da pulire, nell'oggetto da pulire, e ci rimuovono lo sporco. Qui c'è lo scarico della macchina. Scendendo abbiamo la scheda di controllo. La scheda di controllo è composta semplicemente da una regolazione della temperatura, dove imposteremo più e meno la temperatura della macchina, e c'è un pulsantino qui sotto che accende e spenge, diciamo, la resistenza, se vogliamo. Da quest'altra parte c'è il timer, e col timer sceglieremo quanto tempo vogliamo che la macchina rimanga in funzione. Ovviamente nella scheda di controllo c'è tutto il circuito poi che genera gli ultrasuoni che vengono mandati, diciamo, ai trasduttori piezoelettrici, che orientativamente dovrebbe essere intorno a 30 kHz. Vediamo un attimino come utilizzare la macchina. Premetto che non è la Bibbia questa qua, ma che sono delle mie esperienze personali, e che uno può usare, diciamo, qualsiasi cosa.
può usare anche il sapone, diciamo, per i piatti, un pochino di shampoo, quello che uno vuole, che ritiene, diciamo, più opportuno. Ovviamente più il prodotto che mettiamo, il detergente, è buono e più è attivo e più rimuoverà lo sporco. Per pulire, per esempio, delle piccole manopoline, della roba che non è così veramente sporca, si può utilizzare tranquillamente anche del bagno schiuma o dello shampoo, come ripeto. Comunque qui io ho messo le diluizioni che uso io con dei prodotti che ho, poi ne trovate 100.000 in giro su internet o anche magari per i negozi, adatti apposta per la macchina ultrasuoni. Io uso il Fulcron, che lo uso 1+20 per le schede elettroniche e le manopoline e prodotti che non siano così sporchi. Se ho dello sporco più ostinato lo uso 1+10, vale a dire una parte di prodotto e 10 parti di acqua. C'ho un altro prodotto della Berner che io uso 1+20 perché c'ho, diciamo, da finirlo, credo che venga venduto solo alle ditte, io l'avevo, è tanto che ce l'ho, comunque ogni tanto lo uso, e lo uso solo 1+20 per le cose, per i prodotti più delicati, perché è un prodotto anche alimentare. Si può usare, se uno non vuol comprare, diciamo, il boccione da 5 litri tipo del Fulcron o un altro prodotto simile che di solito le vendono in confezione da 5 litri. Qui io ho scritto Chanticleer, comunque, diciamo, uno dei qualsiasi sgrassatori che si trova in giro. Se ne può usare una confezione, cioè quelli con lo spruzzatore, uno ci toglie lo spruzzatore e usa la confezione, mi pare sia 750 cc, diciamo, una boccia, chiamiamola come vogliamo, e l'acqua per arrivare a 10 litri. La mia pulitrice è da 10 litri, sì che ci aggiungo acqua per arrivare a 10 litri. Oppure, se proprio lo sporco è ostinato, visto che questo sgrassatore è comunque potente, si può arrivare fino a 5 confezioni e l'acqua sempre per arrivare a 10 litri. Ovviamente in questa proporzione è piuttosto aggressivo, state attenti a quello che ci mettete dentro. Poi in alternativa si può usare il sapone solido per lavastoviglie, diciamo quelle tavolettine che si mettono nella lavastoviglie. Se ne può usare da 1 a 2 dosi per 10 litri di acqua. Una cosa importante, questo sapone qui è particolarmente aggressivo perché deve togliere, insomma, anche il grasso dalle pentole, e sicché per alcune cose d'alluminio o roba del genere potrebbe, diciamo, macchiarle, potrebbe opacizzarle un pochino, sicché occhio quando si usa. Io lo userò, poi vi faccio vedere, per pulire un carburatore, un pezzo di un carburatore pieno di morca molto sporco, e vedrete che magari funziona molto bene, però come ho detto, attenzione a quello che fate. Le temperature che uso io sono 45 gradi massimo per le parti delicate, le schede elettroniche, e 60 gradi, non vado oltre, per le parti veramente sporche, le parti meccaniche. Come tempo di lavaggio vado da 15 a 30 minuti. Ovviamente se 30 minuti poi sono pochi perché la parte è veramente sporca, ripetete il ciclo, insomma non è un problema. Quello che è importante è cosa dobbiamo fare dopo il lavaggio a ultrasoni. Allora, dopo il lavaggio a ultrasoni va soffiato col compressore se uno ce l'ha, la scheda, per esempio se parliamo di schede elettroniche, se no uno la soffia con le bomboline d'aria compressa o con quello che vuole a scuola bene. Poi sarebbe buona norma spruzzarla con alcol isopropilico che assorbirà e diluirà l'acqua che è rimasta dentro, perché la incorpora, la diluisce, e sicché dopo praticamente rimane in buona parte alcol che evapora più facilmente. Poi uno l'asciuga con il phon. Occhio con le schede elettroniche, che a seconda che componenti ci mettete dentro le potete rovinare, perché magari non come si dice, non reggono bene l'acqua. Comunque la maggioranza delle cose che ci si mette dentro ci si possono mettere, l'importante è non siano cose che trattengono molto l'umido, sicché vale a dire io non ci metterei, per esempio non ci metto i tuner di un sintonizzatore, e non ci metto nemmeno i come si dice, trimmer multigiri, potenziometri multigiri e compagnia cantante, mentre i commutatori ce li possiamo mettere bene dentro, che di solito vengono puliti e ritornano funzionanti senza ricorrere allo smontaggio, anche se lo smontaggio poi per chi se la sente è la cosa migliore. Comunque, poi commutatori e interruttori, dopo che l'abbiamo lavati nella pulitrice ultrasoni, andranno immersi per qualche minuto in alcol isopropilico
perché così l'alcol isopropilico va all'interno, si sostituisce all'acqua che c'è rimasta dentro e dopo evaporerà meglio, e anche quelli li possiamo asciugare col phon e si fa questa procedura, e si fa quelli, uno le può asciugare poi col phon e la procedura da fare, diciamo, è quella. Pezzi meccanici, scatoline, parti in plastica che avete, che le potete lavare, se ci si arriva bene a pulirle, basta asciugarle dopo averle sciacquate, basta asciugarle con un panno, ovviamente. Oppure se sono parti un pochino più complicate, dove non si arriva con un panno, le possiamo anche quelle asciugare con il phon. Non occorre passarle in alcol isopropilico, perché se è plastica o se è roba del genere non ci rimane niente dentro. L'importante è sciacquarli dal prodotto saponoso, praticamente, sicché vanno sciacquati sempre i prodotti quando li togliamo dalla macchina ultrasonico. Se sono manopoline e roba del genere, basta, una volta sciacquate uno l'asciuga con un panno, le mette lì un attimino, asciugano, non danno nessun problema. Ecco, io avevo detto, diciamo, quello che faccio io, ripeto, non è la Bibbia, e ognuno, diciamo, deve fare le sue prove e arrivare a determinare diciamo, come è la maniera migliore di lavorare con la macchina ultrasonico per lui. Io avevo dato, diciamo, dei consigli così che vanno presi per quello che sono. Ognuno deve poi metterci del suo. Io direi a questo punto di passare alle cose pratiche. La macchina aperta si presenta così. Ora vi faccio vedere in dettaglio. Qui abbiamo trasduttori piezoelettrici, che sono quelli che genereranno le onde d'urto a ultrasuoni. Qua ci sono le resistenze. Qui abbiamo le schede di controllo, una ventola perché così è raffreddata la macchina e funziona sicuramente meglio in sicurezza. Qua si può intravedere lo scarico che va al rubinetto. L'unica cosa che dobbiamo fare prima di usare la macchina è montare il portagomma, e va avvitato qua. Una cosa che vi consiglio è di mettere un pochino di Teflon sul portagomma per evitare che perda. Per mettere il Teflon, chi non l'avesse mai messo, tenere il pezzo nella mano sinistra, poi il Teflon si usa con la mano destra e si va nel verso della filettatura, praticamente si avvita in questo senso qui, si mette il Teflon in questa maniera qui. Poi mettiamo il portagomma, si stringe, può andare bene anche con le mani, comunque se avete una chiave o un paio di pinze va bene, non rovinate il portagomma che è un peccato. Ora diamo un'occhiata ai pezzi da pulire e ai prodotti da usare per la pulizia. Questa è una panoramica dei pezzi da pulire, che sono tanti, addirittura c'è anche un pezzo di un carburatore molto sporco. Faremo la pulizia in più mandate perché ogni oggetto potrebbe avere dei tempi diversi e delle soluzioni di liquido diverse, però non vi tedierò più di tanto, perché a parte la prima volta che metterò dentro, diciamo, gli oggetti e vi faccio vedere tutto, la preparazione della soluzione e tutto, dopo vi farò vedere quando li metto dentro, come sono gli oggetti e poi quando li tolgo. Allora, faccio una rapida carrellata dei prodotti che di solito uso io, poi ognuno sceglie, diciamo, quelli che vuole, perché possono variare in base a quello che uno deve pulire. Allora, io uso il Fulcron, che ha una percentuale di diluizione molto ampia, e sicché in base alla diluizione possiamo usarlo in maniera più delicata per le schede elettroniche o più, diciamo, aggressivo per gli oggetti molto sporchi. Poi ho quest'altro prodotto qui che è un prodotto anche alimentare e che lo uso, diciamo, è delicato e lo uso specialmente con le schede elettroniche. Questo lo stesso è uno sgrassatore universale che c'avevo e credo che non sia nemmeno più in commercio, e anche quello lo uso, diciamo, per alcuni prodotti magari sporchi. Se non abbiamo altro possiamo usare una boccia di sgrassatore e riempiamo la macchina fino a 10 litri e va bene, diciamo, anche quello è abbastanza funzionale. Alcuni usano il sapone per la lavastoviglie,
che funziona. Io però non lo uso per le schede elettroniche, ovviamente lo uso magari per dei prodotti molto sporchi, visto che il sapone della lavastoviglie sgrassa molto. Proveremo a usarlo con il carburatore. Una cosa che vi sconsiglio è di fare dei mescoloni con i detersivi, non tanto perché può risultare anche pericoloso, non sapete quello che mescolate, ma perché può succedere che alcuni detersivi vadano, diciamo, in contrasto uno con quell'altro e invece di aumentare l'efficacia la diminuite, sicché usate un detersivo alla volta. Una cosa che potete fare è mettere dell'alcol isopropilico, che ne so, il 10%, in alcune soluzioni più delicate per magari la pulizia delle schede elettroniche. Il detergente che usate, se non ci pulite delle cose veramente sporche che fa tipo con la morca, roba di meccanica, lo potete comunque lasciare lì e riutilizzare un mucchio di volte, che è un bene per l'ambiente e per il portafoglio, perché alcuni, diciamo, prodotti non costano pochissimo. Ora preparerò una soluzione con questo prodotto che, essendo concentrato, ne basta poco, perché le prime cose che si pulirà insieme saranno delle schede elettroniche, sicché basta meno, diciamo, di concentrazione di detersivo. Per quanto riguarda le diluizioni, di solito io metto nella macchina da 10 litri, metto 1 litro di detergente e arrivo fino praticamente a 10 litri con il resto di acqua. Vi conviene, specialmente all'inizio, se avete furia, di usare dell'acqua già calda. Una cosa importantissima è che su questo prodotto e anche su tutto il catalogo Vevor c'è uno sconto con il codice che metterò in descrizione nel video. Metterò in descrizione sia i link per prendere questa macchina o altri modelli, se qualcuno gli interessa un altro modello, sia c'è un codice di sconto che vale su tutto il catalogo Vevor. Vediamo un attimino in dettaglio cosa metteremo dentro. Allora, metterò dentro anche questo interruttore qui, perché si può pulire anche degli interruttori, dei commutatori. Ovviamente non tutti riusciremo a pulirli. Questo qui in particolare è un commutatore di un Land Rover, è vecchio, cioè il commutatore è nuovo ma è una rimanenza di magazzino, e praticamente in questo punto qui dovrebbe segnare, sentite che così suona, e invece non fa contatto. Vediamo se riusciamo a pulirlo. Poi metteremo questa scheda che, come vedete, è veramente sporca. Vediamo se riesco a avvicinarla. Come vedete è sporca, c'è anche tutta la pasta termoconduttiva. Vediamo se riesce, diciamo, a pulirla. Questa è veramente sporca, sporca, sporca. Delle morsettiere, anche quelle molto molto sporche. Delle manopoline che non so se si vede, ma sono nelle scanalature, sono veramente sporche, veramente veramente sporche. Anche queste verranno perfettamente pulite. Ci metterò questo piccolo diodo che c'era stato attaccato un adesivo qui, vediamo se lo toglie, e un paio di commutatori, vediamo se, diciamo, vengono puliti. Vediamo, avvicinarli, proviamo se non va fuori fuoco. Non tutti i commutatori poi alla fine vengono, però, diciamo, è un toccasana. Si può pulire anche, io ci pulisco anche dei potenziometri. Una cosa che non si può pulire, vi rinquadro la scheda, è se ci sono per esempio trimmer multigiri, sarebbe meglio non metterceli dentro. Il resto può andare bene, un trimmer, insomma, se poi lo asciughiamo bene può andare bene. Poi vi faccio vedere anche cosa fare dopo che si tira fuori dall'acqua. E un'altra cosa, se trovate non ci sono quasi più dei condensatorini piccolini piccolini bianchi trasparenti, e quelli possono scoppiare, vanno tolti. Oppure dalle schede dovete togliere delle cose che, tipo dei trasformatori strani, roba che ci può rimanere intrappolata l'acqua, ovviamente, che si può rovinare. Pulirò anche questa scatola qui, che può essere un'idea per magari smontate uno strumentino, roba del genere, alla scatola tutta sporca, e vediamo anche questa come viene. Metterò dentro anche questo cavo schifosissimo, perché alle volte magari ci portano degli amplificatori che sono tremendi, e per lasciare il cavo originale si può pulire anche quello. Quando riempite il cestello mettete sotto
il materiale diciamo più piccolo, in maniera da non tappare gli ultrasuoni che vanno diciamo verso l'alto, perché se mettete del materiale molto grande sotto e poi del materiale sopra, quello che diciamo è sopra riceverà meno ultrasuoni. La scheda io di solito le metto, visto che sono sporche dalla parte superiore, le metto a testa in giù. I commutatori, mettiamo anche il diodone qui da una parte, anzi lo mettiamo qua nel centro che ci entra, e poi sopra tutto la scatolina. Mettiamo tutto dentro, qualcosa galleggiava, lo mettiamo giù e regoliamo la macchina. I comandi della macchina sono solo due e sono semplicissimi. Allora, questo ora lo spengo e con questo si regola la temperatura che vogliamo ottenere. Io l'ho impostato a 45, che così si sale e così si scende, banalissimo. 45. Da questa parte è la temperatura che impostate, mentre qua avete la temperatura che mano a mano raggiunge. Poi accendete la resistenza. Io diciamo per gli oggetti elettronici, schede e compagnia cantante, uso circa 45 gradi, non vado più su. Ne va da sé che più l'oggetto è sporco e più la temperatura la possiamo mettere alta e più il detersivo magari lavorerà bene. Lo vediamo diciamo in lavatrice, no? Chi fa la lavatrice, non so fare, ma insomma il discorso è quello. Da questa parte abbiamo il tempo, anche qua, di qua si sale e dall'altra parte si scende, e poi con questo pulsante qui si dà il via. Lui conterà all'indietro e si ferma, e di solito gli do 15 minuti e poi vedo un attimino, casomai gli do dell'altro. E lampeggia questo numero, perché si fermerà e smetterà di lampeggiare quando avrà raggiunto la temperatura giusta. Diamo la via alla macchina, sentirete rumore e poi non parlo più, vi farò vedere ogni tanto com'è dentro e magari se necessario la spengo. 15 minuti di pulizia, guardiamo quello che è successo. La temperatura è salita a 46 gradi perché avevamo già messo acqua calda. Se l'acqua è fredda ci vorrà un pochino più di tempo ovviamente per scaldare. Allargo l'inquadratura e tiriamo fuori i prodotti. Ecco qua, facciamo scolare bene, se no tutto il tavolo si bagna, e vediamo cosa è successo. Ovviamente questo prodotto che ho usato è abbastanza genera abbastanza schiuma, poi magari bisognerà dargli una sciacquatina sotto il rubinetto. Allora, vediamo un attimino. La scatolina è venuta molto pulita, era sporchissima, e praticamente lo stesso dicasi per il tappo che era incrostato, c'era qualsiasi cosa, a parte i graffi che ci sono, ovviamente quelli non li leva, sicché questa qua diciamo va molto bene. Per quanto riguarda il diodo, ha quasi levato tutto, ha quasi levato anche le scritte, ovviamente, perché è un pochino aggressivo, no? Come si vede che la scritta non è tanto verniciata, diciamo, non dico bene, ma insomma con gli anni, e poi la colla sopra, comunque anche quello ha levato quasi tutta la colla. Commutatorino è venuto effettivamente, nonostante ho usato un prodotto che non era molto aggressivo, è venuto bello lucido. Le manopoline, che poi sciacquerò un attimino per tutte le rigature, è praticamente perfetta, pulita, come era ovviamente da aspettarsi. Stessa cosa, a parte che è brutta, stessa cosa per la spina e il filo, anche questa diciamo è venuta diciamo pulita, molto pulita. Guardiamo la scheda. Prima della scheda
Guardiamo le morsettiere sono belle lucide, perfette, sono venute perfette. Gli interruttori, ce ne ho messi 2, dopo li proviamo, vediamo se ha fatto qualcosa. E la scheda elettronica, ora bagno tutto in terra, la scheda elettronica che era veramente sporca è venuta, si può dire, come nuova, e anche la pasta termoconduttiva se n'è andata, sicché direi che ha fatto tranquillamente il suo dovere. Ora sposto questa roba, proviamo insieme gli interruttori e poi vi dico cosa dovete fare per i prodotti una volta tolti dalla macchinetta. Allora, questa è la scheda elettronica. Cosa dovete fare una volta che avete tolto la scheda elettronica dentro e magari l'avete anche sciacquata, diciamo, in acqua per togliere i residui di sapone? Allora, una cosa, se lo avete, dovreste soffiarla con il compressore in maniera da togliere via l'eccesso di acqua, che lo vedete è umida. Ora dopo lo vado a fare, ve la faccio vedere asciutta. E poi, oppure asciugarla bene, la scuotete stando attenti e l'asciugate con il phon. Un'altra operazione da fare, che potrebbe essere, è prendere dell'alcol isopropilico, metterlo in uno spruzzatore una volta che avete tolto, diciamo, il grosso dell'acqua dalla scheda, e spruzzarci l'alcol isopropilico, che lui finirà di assorbire, si mescola con l'acqua, finirà di assorbire le molecole di acqua e dopo è più facile che evapori ovviamente tutto. E questo, diciamo, per quanto riguarda le schede elettroniche. Per quanto riguarda commutatori, qui, eccoli qui, commutatori, interruttori e altre cose che pulite con la macchina, vedete, è venuta perfettamente pulita. Però se vogliamo fare proprio un bel lavoro, specialmente negli interruttori, è metterli a bagno qualche minuto nell'alcol isopropilico, così alla fine i residui di acqua che sono ora negli interruttori se ne vanno via. Prima di metterli a bagno nell'alcol isopropilico vorrei provarli un attimino questi interruttori e vedere se ora funzionano. Ecco, l'interruttore è collegato come prima, ora funziona, e la stessa cosa l'altro interruttore, sicuramente. Prima, se vi ricordate, non funzionava. Sicché la pulizia ha rimosso lo sporco che c'era all'interno e ha ripristinato i contatti dell'interruttore. Ora mettiamoli a bagno qualche minuto nell'alcol isopropilico. Io uso dell'alcol isopropilico proprio per questi scopi e poi lo recupero. Mi serve solo per, vedete che è già un po' scurino, ma tanto per l'uso che deve fare va bene lo stesso, perché deve solo togliere l'acqua dai componenti. Nel frattempo vado a soffiare un attimino questa scheda. Ho soffiato la scheda e chi non l'ha ovviamente la può scuotere, la può soffiare col phon, quello che vuole. E poi se ci spruzziamo un pochino di alcol isopropilico, come vi ho detto, e poi l'asciughiamo bene con il phon, o anche sola magari asciugato bene con il phon, la scheda sarà perfetta e pronta per essere rimontata. Come vedete, vediamo se vado fuori fuoco, come vedete rispetto a prima non c'è paragone, perché era veramente messa malissimo, e possiamo riutilizzare la nostra scheda tranquillamente. Ora, altro piccolo, diciamo, esperimento: chi avesse dei dissipatori, delle basettine da pulire, anche questa è veramente sporca, specialmente qua all'interno, lo stesso dicasi per questa. Uno le mette dentro, gli dà la via e anche queste vengono veramente bene. Le metto qua nel cestello, non vi sto a tediare con un altro ciclo di pulizia, ma ve le faccio vedere quando le tiro fuori. È trascorsa mezz'ora, tanto sono andato a mangiare un boccone, e vediamo
questi dissipatori come sono messi? Io direi che sono veramente, bruciano perché l'ho portati a 60 gradi, però direi che sono veramente belli rispetto a prima e sono tornati praticamente nuovi. Io direi che ci siamo veramente. Questi qui non serve ovviamente farli niente, basta metterli a asciugare. Un attimino prendo le ultime cose più sporche, farò una soluzione con il sapone da lavastoviglie e vediamo cosa succede. Allora, ultima prova di pulizia delle cose veramente sporche. Queste forbici che ho nella cassetta da penso 40 anni, o forse no, queste forbici 40 anni fa non c'erano, ma perlomeno da 20-25 anni, sì, che sono la cassetta dei ferri che usavo anche a bordo, sono piuttosto sporche, come vedete è molto nera. Le metto qua. Poi lo stesso, un paio di tronchesine, queste ce l'ho da quando avevo 16 anni, credo di non averle mai pulite, e ci metto anche queste. Poi una tromba della Fiamme, non abbiate paura, non si rovina a metterla dentro, ho già provato una volta. E anche questa era piuttosto sporca, vediamo che succede. E dulcis in fundo, questo pezzo di un carburatore veramente pieno di morca, perlomeno dalle nostre parti si chiama morca, di tutta quella cosa nera che ci è appiccicato. Vediamo un attimino se riusciamo a pulirlo. Gli darò una mezz'oretta e poi ci rivediamo. Allora, vediamo che è successo. Dopo un lavaggio di 30 minuti le appoggio qui un attimino. Allora, siccome bruciano, direi che gli do una bella sciacquata, tanto vanno sciacquati dopo, e torno qui con i pezzi perché ora sono piuttosto caldi e mi brucio le mani. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Questa è la tromba della Fiamme, direi che è venuta molto bene, addirittura ha rimosso parte della vernice, ha rimosso perché probabilmente erano state verniciate così sopra a urlo di lupo, che è venuta molto bene. Per quanto riguarda le forbici che erano sporchissime nere, anche queste io direi che sono venute non nuove ovviamente perché sono vecchie, ma insomma molto pulite, non c'è più traccia di sporco. E lo stesso per quanto riguarda le pinze, non c'è più sporco da nessuna parte, erano messe veramente male. Lo stesso la custodia delle forbici, anche in tutti gli anfratti è venuta perfettamente pulita, e il carburatore, non so se ve lo ricordate, vediamo se riesco a mettere a fuoco, è venuto completamente, spero che sia a fuoco, completamente pulito da tutte le parti. Tra parentesi, avevo ripulito a un mio amico meccanico, questo è un pezzo di carburatore, un carburatore funzionante, cioè non funzionante diciamo, perché era intasatissimo, e dopo un lavaggio di un'oretta, quando gliel'ho ridato, oltre a essere pulito esternamente, era tutto pulito internamente e il carburatore rifunzionava tranquillamente. Allora, direi di trarre le conclusioni. Mi sembra che questa macchina a ultrasuoni funzioni molto bene, del resto, ripeto, ne avevo la prova,
perché la posseggo da diversi anni, è una macchina simile, sempre della Vevor, anche se leggermente più piccola, e spero di aver fogato tutti i dubbi per quanti mi chiedevano come faccio a pulire le schede, come faccio a farle tornare, diciamo, come nuove. Spero anche di avervi dato dei consigli validi per la pulizia, per non esagerare nella pulizia, per non rovinare anche quello che state pulendo, anche sui prodotti che io uso. Ripeto, ce n'è tantissimi, io vi ho detto solo quelli che uso io. Vi ricordo che in descrizione la Vevor ci ha dato un codice di sconto che vale su tutto il catalogo, e in più troverete i link per le varie macchine. E se il video vi è piaciuto e vi è servito a qualcosa, ovviamente mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, che se no siete dei birbanti, ve lo dico sempre, guardate il video e non vi iscrivete, e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao!